E quindi in virtù dei poteri conferitimi dal popolo di Castelvolturno, vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa. Bacio, bacio, bacio. Ebbene sì, l'ho fatto veramente. Il gabbiano no! Non è possibile. Buongiorno. Buongiorno anche a te, fiocco di neve. E un po' di dignità pure tu per una giornata in cantiere. Ma stai scherzando? Per poco non mi morivo un operaio tra le braccia, un po' di dignità per favore. Stanotte l'ho sognato. A prossimo, ma come sta questo poveretto? La verità è di quel negro non te ne frega niente. La badessa piuttosto dove sta? Allora, il ragazzo sta bene, è tornato pure a lavorare. E tu che ci fai qua? Non devi stare al cantiere. Ah, ma allora tu non l'hai capito che senza lavorare qua non ci puoi stare. Ma ci hai visto pigliato per un bed and breakfast. No, badessa, qualsiasi cosa, ma il cantiere no! Ma fai sempre questo. Ma sì, oh, mono! Sì, insomma, ma soffro di cali di potassio. Grazie. Comunque tutto a posto, eh? Come da copione, è pronto. Pronto per che cosa? Per tutto, chiaramente. Rivendita di apparecchiature rubate, vendita di alcolici africani di contrabbando, affitti di appartamenti occupati come il mio. Se la frode fosse legale, si sarebbero guadagnati un premio come imprenditori dell'anno. Facevano soldi su ogni cosa. Ti piacciono i confetti? Poi c'era il business dei matrimoni. L'equazione funzionava così. Un italiano incensurato si prestava a sposare una ragazza africana che aveva bisogno dei documenti. E quello, unito, la passerà. Spike B reclutava i promessi sposi alle manifestazioni dei disoccupati. E poi sai, da cosa nasce cosa. E magari vi innamorate veramente. Che dici? Nokia si occupava dei social networks. Dovevamo aprire la pagina Facebook del matrimonio. Poi dopo ci occuperemo del video. Niente sms o conversazioni stupide. Chiaro? Biggie ovviamente era al catering. Allora, che tipo di menù preferite? Facciamo una cosa fusion o preferite stare sul classico? Ho capito, preferite classico. E la badessa invece, oltre a mantenere i rapporti con le istituzioni, incassare e redistribuire, si occupava anche dei fiori. Il segreto è nel buchetto. E se si accorgono che risparmiamo sui fiori si insospettiscono. Avete capito? Quindi ti piacciono i confetti? Sì. No, anche oggi ne fate uno. E gli avete trovato il polastro che si sposa? Eh? Un bel sorriso per la famiglia in Nigeria. Cheese! Non so nemmeno chi sto per sposare. Speriamo almeno che non sia una di quelle culone con l'alito mefitichen. Ciao Stallone, sei pronto? In quel momento il tempo si fermò. Ripensai a tutto quello che mi era accaduto in poco meno di 2 settimane. L'azienda di papà era fallita.
La mia ragazza mi aveva lasciato e da ricco ero diventato povero. Ma la mia defunta nonna mi aveva lasciato una casa a Castelvolturno e per questo avevo abbandonato i miei al loro triste destino, quello di vivere accanto al marito di mia sorella, quel simpaticone dell'avvocato Calandro. Insomma, ero pronto ad una nuova vita. Ma una volta arrivato lì a Castelvolturno mi resi conto che in realtà non ero più il legittimo proprietario della casa che mia nonna con tanto amore mi aveva lasciato, ma ero un ospite e per giunta indesiderato. Nonostante le difficoltà e le tentazioni, non cedetti ad una vita peccaminosa e dissoluta, ma anzi provai a lavorare onestamente. Purtroppo il destino si accanì contro di me ed i miei buoni propositi. Quando cominci non puoi più tornare indietro. O sei dentro o sei fuori. Puoi sempre tornare in cantiere se preferisci. Cosa volete che gli risponda? Dopotutto io sono stato educato ad avere una coscienza civica. Ci sto. Oh. Ciao, come va? Come sei elegante, Lorenzo! Sì, sto facendo qualche colloquio di lavoro. Ah! Col papiglione azzurro? Sì. E dici, ci sono delle novità? Hai trovato lavoro? Ma guarda, sempre più o meno le stesse cose, niente di che, insomma. A mo' ti ricordava di portare i confetti a Gaetano? Lo sai che poi ci rimangono male? Adesso vado. No. Lore, tu sei proprio sicuro che non ci sono novità?